bentornati oppure benvenuti. Questo è On The Run e oggi andiamo a vedere un castello bellissimo che si trova qua in zona. Si chiama Rocchetta Mattei, è un castello relativamente recente, è stato finito di costruire nel secolo scorso e ha un'architettura incredibile, una storia veramente affascinante. Siccome ho la visita guidata a una certa ora, prima andremo a farci un giro al lago di Suviana e al lago del Brasimone, che sono lì in zona e sono delle colline veramente belle con delle strade molto interessanti, per cui partiamo. Per risparmiare un po' le batterie accenderò tutto quando saremo già in zona e niente, a dopo, ciao! E ok raghi, siamo a Riola davanti a questa improbabile chiesa che peraltro mi sa che l'ha fatta un architetto strafamoso, forse quello del ponte assassino di Venezia, non mi sfugge il nome. Siamo esattamente sotto, non si vede ma da dietro c'è Rocchetta Mattei. Noi adesso ci passeremo davanti ma continueremo il nostro giretto, andremo fino al lago di Suviana, lo attraverseremo sopra la diga e poi andremo ancora un po' più su fino a raggiungere il lago Brasimone. Anche lì passeremo sopra la diga, poi insomma arriveremo sulla riva, ci gireremo e torneremo indietro per un'altra strada perché il mio appuntamento con la visita guidata è alle 2:30 e adesso sono nemmeno le 11, per cui c'ho un po' di tempo e niente, per cui andiamo. Detto questo andiamo. Allora, ho evitato tutta la prima parte di registrare perché è uno statalone, oggi poi è una giornata di festa e pieno di gente, c'era anche un sacco di traffico. Ecco qua che si vede già le sue bizzarre guglie. Di solito raccolgo sempre un po' di informazioni dei posti che vado a visitare, ma poca roba perché sono pigro e disacculturato. Però oggi, siccome c'è appunto questa visita guidata, aspetto di sentire prima gli spiegoni della guida e poi faccio magari un recap oppure semplicemente faccio parlare lei. Qui poi sì, sarà anche un problema trovare un buco in cui infilare questo povero ferrovecchio. No, povera, no, tranquilla. Probabile che insomma in questi laghi che stiamo andando a visitare saranno veramente impaccatissimi di gente. Ci fermiamo giusto per dare proprio un'occhiata e poi via. Sono due strutture molto imponenti, credo servano proprio come bacino sia idrico che idroelettrico a tutta Bologna, la zona, ma non ne sono sicuro, magari dopo leggo qualcosa su Wikipedia e vi dico di più. E tu dici, ma allora che cazzo stai a parlare a fare? Dai, così faccio contenuti come posso. Eccoci qua, siamo agli ultimi curvotti prima della diga. Ci fermeremo un attimo sul bastione, ma proprio un secondo.
quello che posso dirvi è sicuramente che è un posto molto bello. D'estate ci si viene a prendere il fresco, ci sono credo anche un paio di bei posti per mangiare. Mi ricordo che dall'altra parte c'è un po' una stradina di merda per arrivarci, ma come sapete con questa moto tutte le stradine sono un po' di merda. Però dall'altra parte c'è, mi ricordo, un posto dove si mangia tosto. Eccoci qua. Adesso noi andremo un attimo là, sempre se questi simpatici ciclisti ci fanno passare. Ci buttiamo un po' qui, facciamo 2 fotine e poi giriamo e ce ne andiamo su di là. Va bene, dai, stops, questo piccolo stops e poi si riparte. Eccoci qua in partenza. Allora, guarda che bello. Adesso attraversiamo la diga. Bellissima. Cioè bellissimo passare qua sopra. E adesso un po' uno stradello di merda per andare su all'altro lago, al lago del Brasimone. Adesso siamo passati dal comune del Castel di Casio al comune di Camugnago, che poi attraverseremo mentre torniamo e andiamo verso di nuovo Rocchetta Mattei. Facciamo una specie di anello, per cui per chi fosse interessato questo giro è abbastanza autoconclusivo. Poi devo dire che io sono sempre molto un po' un allarmista, perché dico sì, queste strade fa cagare. Poi innanzitutto non è assolutamente vero, sono strade super tranquille anche per chi non è capace di andare in moto come me. Solo che io appunto quando ho preso sta moto ho cominciato a girare un po' incoscientemente, senza neanche sapere dove andavo, senza navigatore, mi buttavo, andiamo di là, e poi ogni tanto effettivamente mi trovavo un po' in difficoltà e da lì certe strade le ho bollate come oddio, questa è bruttissima, perché semplicemente non ero capace, non lo sono ancora, ma allora ero veramente incapace totale. Niente, per dirti che sì, certe esperienze che ho fatto un po' all'inizio del mio passato motociclistico mi hanno un po' traumatizzato, allora sono rimasto un po' marchiato certi luoghi, e io mi ricordo che questa strada, dicevo, Madonna, è orrenda, non la farò mai più. Infatti per un tanto tempo non l'ho mai fatta. In realtà preferisco farne un'altra, Comunque, però oggi il giro è questo, in realtà dai, non è così estremo, dai, un bello stradotto. Eccoci qua sullo spallone, qui incrociamo una strada che, Madonna, invece faccio 1 miliardo di volte, uno dei miei collegamenti preferiti, un po' perché il lago Brasimone, a differenza di Suviana che ci vado meno spesso, anzi ci vado raramente, invece quello di Brasimone lo faccio spessissimo. Ecco qua, vedo già un po' il nuvolotto che dicevano respiriamo bene. Qua siamo comunque sì sulla cresta di confine, è quella laggiù tra la Toscana e l'Emilia Romagna, e insomma sì, spesso qui ci sono un po' di
nuvolaglie, che il calore che si sviluppa poi nelle pianure sale e a un certo punto qua trova il fresco e monsone. Ma noi infatti adesso arriviamo qua al lago, attraversiamo la diga, che è sempre uno spettacolo, magari ci piazziamo un attimino sulla riva, cambiamo le batterie e tutto quanto, poi cominciamo a scendere, anche se siamo molto in anticipo secondo me sul nostro appuntamento. E come dicevo prima, di solito io chiappo due info volanti e tento miseramente di dare uno spiegotto alle cose che sto vedendo e visitando, ma fondamentalmente perché magari poi vi viene curiosità e ve le andate a vedere per conto vostro e vi documentate meglio di quanto possa fare io. Però a sto giro ho la visita guidata, è una cosa che per me è una cosa nuova. Magari ascolto quello che dice lei e poi faccio un recap. Però un pochino di storia la so, è molto particolare, molto interessante. E niente, ecco che ci passiamo sulla diga del lago Brasimone. Ma che spettacolo! Bellissimo. Adesso qua noi facciamo una manovra, ci rigiriamo, adesso ci fermiamo. Vale, c'ho 2 foto e a dopo io. Oh, eccoci qua, siamo al lago di Brasimone, per una volta dall'altra parte, perché io solitamente mi fermo sull'altra sponda, posto che a me piace tantissimo, ci sono veramente tanto affezionato. E niente, adesso ci giriamo e scendiamo giù per l'altra valle e poi andare a fare questa visita guidata alla Rocchetta Mattei. Yo, guardate che bello. No, bellissimo. Ed ecco fatto la nostra sosta laghi e mo ce ne torniamo giù a valle per un'altra strada che mi piace molto. Speriamo insomma queste nuvole ci
abbandonino. Qui c'è un posto molto carino, questo stagnetto. Se avessi un barbecue e degli amici li porterei qua a prendere il fresco. Insomma, io spero che questa roba vi piaccia. A me piace farla, anche se è molto difficile. Però sì, è come ho detto già in precedenza, è molto funzionale per me per mantenere una buona salute mentale. Rocchetta Mattei, io infatti non ho fornito ancora nessuno mio spiegone. Io aspetto di sentire la guida cosa mi dice, se corrisponde a quello che so io. E comunque dovrebbe essere una storia abbastanza interessante. Spero di non dover essere costretto a posteggiare la moto troppo lontano. Oddio, magari a quest'ora, che sono tipo quasi le 2, io ho visto la mia parte alle 2:30, magari c'è meno gente, sono tutti andati a mangiare. E niente, eccoci qua davanti, sono intraviste le guglie moresche E ok, stiamo tornando a casa. Sono un po' scappato a vele spiegate da Rocchetta Mattei perché è cominciato a minacciare, a tuonare fortissimo proprio sopra di noi e mi sono cagato un po' addosso perché improvvisamente è diventato tutto blu e nero, tuonava, corso la moto, buttato tutto dentro la borsa e sono ripartito a razzo. Adesso che mi sembra un attimino leggermente meno grave la situazione, anzi abbastanza più tranquilla, ho detto vabbè dai, facciamo la conclusione del giro. Il giro mi è piaciuto,
due giretti abbastanza classici, il lago di Brasimone che è un mio must, e anche quello di Suviana, anche se ci vado più raramente, mi sono piaciuti come al solito, fatti 1000 volte. Rocchetta Mattei, come ho detto prima, ci sono passato sotto 1000 volte, ho sempre trovato una cosa magnifica e è una storia interessante, affascinante, e aspettavo di raccontare di aver sentito un po' la versione ufficiale, per questo ho aspettato di trarre un po' le conclusioni di aver finito questa visita guidata. Cosa interessante che non sapevo è che in realtà tutta la struttura si basa su un vero castello, peraltro di Matilde di Canossa. E che ci faceva da queste parti qua? Non lo so, però sì, l'ha chiamato Castello di Savignano. Allora, alla fin fine, io ti dico la mia opinione su come questa cosa di Rocchetta Mattei, questo posto è strepitoso, bellissimo, tutto appunto disegno folle, architettura folle di un uomo, il conte, perché è stato fatto conte anche, Mattei, che è diventato pure parlamentare. Fondamentalmente quest'uomo, insomma, a cavallo del 1800, come tanti altri, si è inventato medico autodidatta, inventandosi questa disciplina bizzarra, l'elettromiopatia, di cui appunto la signora Guida non ha parlato assolutamente. Ha detto che sì, essendo questo un posto magico, la gente comunque guariva. Beh, deve essere molto bravo, perché pare che ci siano arrivati un po' di ogni, principi, nobili, insomma, dignitari, eccetera, 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 eccetera. Dostoevsky era uno dei suoi pazienti, pare che lo abbia citato nei Fratelli Karamazov, e niente, lei si è sperticata su di qui di là, che la bellezza, la magia di questa rocca è tutta nell'illusione. L'illusione perché insomma è tutto un po' fittizio. Io insomma quelle foto che avevo visto bellissime di queste architetture folli all'interno sono di cartongesso. E sì, sono fatte proprio per fumo negli occhi. Allora funzionava, io non è che voglio dire niente, non sto a giudicare, anzi, buon per lui. Però no, dai, se erano altri tempi, probabilmente c'era un altro sentire. Sì, ci ha raccontato che una volta lì c'era una cascata interna, un giardino coi pavoni, sì, scalinate infinite, un dolore alla gamba là, che per le prossime settimane proprio mi sa che è divano, ghiaccio e pomatone, troppe scale, mamma mia che male. Non ho fatto la rima. Sono rapper, perché comunque era tanto che ci volevo andare, e alla fine ce l'ho fatta, dai. Però ecco, cioè, se mi avessero lasciato girare per i cazzi miei, probabilmente sarei tornato con un'altra opinione. C'erano delle robe molto carine, molto belle, ma niente, io ormai le cose devo farle da solo, i gruppi proprio. Qui piano che c'è pieno che fang sec, e qui è venuto giù un po' di tutto. Che è successo qua? Che è successo? È nata volta, one. Che è stata? Che è successo? Scherzo, sono di Bologna. Ma come vai? Ci sono i tronchi? Vedete, qua continua il dissesto geologico, guarda qua. Cos'è venuto giù di nuovo? Dio boh.
venuto giù di Ogne, mi fermerò qua in paese e niente, quindi cominciamo a salutarci. Il giro è andato, dai, comunque bello. Sto cercando di prendere un po' il ritmo. Dai, va bene, siamo arrivati, cioè no, siamo arrivati in paese. E faccio vedere il paesello che c'è vicino a casa mia. Potremmo anche fermarmi più vicino, magari. Comunque, raga, il giro termina qua e ci sentiamo al prossimo episodio. Che che non so cosa ancora mi inventerò. Ok, ciao. Ciao.